Oggi vi porto nel mio laboratorio per mostrarvi come ho realizzato la mia EVA Lamp, un vecchio progetto realizzato con la stampa 3D FDM. Diciamo subito che l'idea iniziale è partita un po' per caso. Infatti un giorno scrollando su Instagram mi sono imbattuto in un progetto in cui un ragazzo aveva realizzato una specie di capsula, di quelle stile film di fantascienza in cui gli scienziati creavano cyborg o personaggi umanoidi tramite processi di bioingegneria. Mi pare fosse qualcosa relativo ad Astro Boy o Dragon Ball, adesso non ricordo bene. Tuttavia, subito mi è venuto in mente un fotogramma di uno degli ultimi episodi della serie di Evangelion e ho deciso così di cimentarmi in questo progetto che univa appunto alcuni dei miei vecchi modelli 3D che avevo realizzato di Evangelion all'inizio degli anni 2000, ma vediamolo più in dettaglio. All'inizio volevo fare le cose in grande. In realtà l'idea originale era quella di incastonare la stampa 3D dentro una vera e propria lava lamp, con la cera colorata che si scalda, sale, si raffredda e riscende creando quel magico movimento di bolle traslucide. Un progetto ancora più interessante che però ho preferito accantonare per non aggiungere eccessiva complessità appunto al progetto che stavo realizzando, ma non escludo però di poterlo realizzare in futuro. Così ho ripiegato su una versione diciamo 1.0 decisamente più semplice, ma secondo me comunque lo stesso di un certo impatto. Ho voluto ricreare una sorta di ampolla da scienziato pazzo, un esperimento di bioingegneria meccanica in corso d'opera, con il robot immerso in una capsula di contenimento. Per l'ampolla non ho speso una fortuna, infatti dopo varie ricerche online alla fine ne ho trovata una perfetta addirittura da Ikea, con una bella base che vi faccio vedere dorata e una forma appunto di cupola pagata al tempo soltanto 8 euro, adesso probabilmente costerà qualcosina in più, non so. Passiamo alla modellazione vera e propria. Come vi dicevo, sono partito dai miei vecchi modelli di Evangelion che avevo realizzato nei primi anni 2000. Per ricreare quell'effetto capsula di bioingegneria ho letteralmente fatto a pezzi il modello. Infatti adesso ve lo faccio vedere, tolgo la capsula e vi faccio vedere, infatti ho rimosso le braccia, ho tolto infatti tutte le gambe, ho tolto completamente la parte inferiore, estrapolando soltanto, quindi lasciando sul modello principale soltanto la testa, il corpo, il busto e quindi il torace, che dell'EVA 00 che nella mia idea era quello in versione gialla, quindi il vero primo prototipo di Evangelion. Al posto della vite del bacino, infatti, poi ho modellato una sorta di spuntone verticale, vi faccio vedere perché il modello si divide in due parti, quindi uno spuntone verticale come ad indicare che appunto il modello si stava ancora formando, anche se effettivamente non sarebbe così perché la corazza, l'armatura dovrebbe essere stata inserita successivamente rispetto all'umanoide che si trova all'interno, quello diciamo nero, tra virgolette. Il fatto dello spuntone serve a due cose. Prima di tutto permette al busto di incastrarsi saldamente sulla base, su questa base qui. In secondo luogo, appunto, dà proprio quell'idea estetica di un corpo umanoide in fase di formazione, quasi come se fosse stato modellato dagli ingegneri appunto di bioingegneria in quel preciso momento, quindi era in corso una modellazione di bioingegneria. La base inferiore, dicevo, l'ho concepita come una sorta di bulbi e di fumo che richiama una specie di magma semisolido di quel materiale che è necessario per la creazione degli Evangelion. Ovviamente poi ho modellato anche una sorta di base e siccome appunto sappiamo che al di sotto della corazza degli Evangelion ci sono degli umanoidi, ho voluto inserire anche dei teschi, se riesco a farveli vedere, dei teschi, questi sono appena accennati, eccone altri due, eccone altri. La base inoltre ha una doppia insenatura, infatti come possiamo vedere, come abbiamo visto prima, appunto l'Evangelion si inserisce sopra, quindi nella prima insenatura c'è proprio un buco che consente al modello insomma, dell'Evangelion di inserirsi in maniera piuttosto salda perché comunque penetra per alcuni centimetri e invece nella parte sottostante appunto c'è una parte vuota che consente di inserire al suo interno un LED, appunto il LED che possiamo vedere qui e si trova semplicemente al di sotto, coperto dalla base dell'Evangelion. Per la produzione fisica invece ho utilizzato una vecchia Creality CR10S. Sì, in effetti il progetto è un po' vecchio,
È una macchina anche piuttosto grande perché aveva un volume di stampa pari a un cubo di 50 centimetri per lato, quindi molto più grande rispetto allo standard delle stampanti FDM anche di oggi, insomma, che normalmente sono circa 25 centimetri di lato. Per lo slicing invece ho utilizzato il caro vecchio Cura in versione, se non erro, 4, quindi una versione piuttosto datata. Quindi i pezzi che ho stampato sono stati semplicemente due, questi due. Per quanto riguarda appunto la parte, diciamo, dell'Evangelion, per ottenere la massima qualità estetica sulla parte frontale ho orientato il modello dell'EVA a circa 30-35 gradi, quindi circa in questo modo, con la parte appunto frontale rivolta verso l'alto in maniera da ridurre il minimo di supporti prodotti appunto sulla parte frontale, che era quella che esteticamente mi interessava di più di mantenere integra e appunto senza troppi carteggiamenti di post-produzione. Per quanto riguarda invece la scelta dei materiali, questa è stata fondamentale per ottenere questo effetto appunto da lampada, e quindi per la base ho utilizzato un pla bianco opalescente traslucido, come potete vedere appunto da questo effetto traslucido che lascia intravedere la luce che c'è al di sotto. Mentre per quanto riguarda l'oggetto il robot vero e proprio, ho utilizzato un classico pla bianco, entrambi sono di marca Sunlook. In totale ho consumato circa 350 grammi di materiale e quindi il costo per produrla è stato davvero irrisorio. Questa oltretutto è stata una delle mie primissime stampe a tema robotico e probabilmente anche, se non ricordo male, una delle primissime stampe che ho fatto a filamento, quindi con quella stampante FDM. Ma vi confesso che la tecnologia comunque FDM mi manca molto e secondo me, essendo complementare anche a quella a resina, sto valutando molto attentamente e molto seriamente di ricomprarne una. Ecco, uno dei vantaggi della stampa 3D a filamento è che le operazioni di post-produzione sono davvero molto molto più semplici rispetto alla resina. Infatti, ad esempio, questo modello non ha alcun tipo di verniciatura e nessuna post-produzione pesante. I pezzi sono stati assemblati quasi esattamente come sono usciti dalla stampante 3D. Mi sono limitato soltanto a carteggiare semplicemente alcune parti dell'oggetto, le parti più esposte, più esteticamente visibili, e soltanto appunto nei punti critici in cui appunto erano posizionati i supporti della stampa. Non ho applicato primer e nemmeno colori né trasparenti protettivi, quindi l'oggetto è proprio quello, infatti come potete vedere qui ho dimenticato di passare adeguatamente insomma, un po' di carteggiatura fatta, diciamo, in maniera un po' migliore. La stampa non è venuta perfetta, ma considerando che ha circa 6-7 anni, diciamo, ed è anche una delle primissime stampe che ho fatto, diciamo che non mi posso lamentare. La parte frontale, diciamo, è venuta anche abbastanza bene. Ovviamente, come tutte le lava lamp, anche questa che ho realizzato e da cui si ispira appunto alle lava lamp, non ha l'idea e l'intenzione di illuminare completamente la vostra stanza. Si limita soltanto a creare con questa luce soffusa di colore rossastro, come l'ho progettata io, ma ovviamente si possono inserire LED di colore differente, ha appunto l'intenzione soltanto di creare quel po' di atmosfera. Ad esempio, adesso chiudo la luce per farvi vedere l'atmosfera che potrebbe creare appunto in una stanza poco illuminata. Mi allontano anche un pochino con la telecamera ed ecco appunto la lava lamp. Spero che appunto vi sia piaciuta e torniamo allo studio per le conclusioni. Bene, spero che questo progetto vi sia piaciuto. Se volete provare anche voi a cimentarvi con un progetto similare, quindi cercando di stampare magari in FDM, quindi con la stampante a filamento, un modello similare a questo e utilizzando PLA o comunque altri materiali traslucenti e semitrasparenti che possano creare questo genere di effetto, allora in descrizione vi lascio qualche link di qualche filamento appunto utile per questo scopo. Non soltanto, vi lascio anche qualche link a qualche lampada che potete mettere all'interno del vostro modello per creare un effetto particolare. Io ho utilizzato delle piccole lampade a LED che si comprano anche dal cinese a 1-2 euro,
ma magari ci possono essere delle soluzioni, come troverete anche nei dettagli in descrizione, delle soluzioni un pochino più efficienti, ad esempio con delle lampade a ricarica tramite USB Type-C. Ora però tocca a voi. Fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuta questa realizzazione, cosa avreste cambiato e magari datemi qualche suggerimento che io comunque tengo sempre molto in considerazione per i miei prossimi progetti. Se il video vi è piaciuto lasciate come al solito un like, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale e condividete questo video con altri appassionati sia di robottoni sia di modellazione e di stampa 3D. Inoltre e soprattutto, se questi contenuti vi piacciono e volete sostenere attivamente questo canale, allora vi invito ad abbonarvi per poter accedere anche a contenuti esclusivi come approfondimenti dietro le quinte, sondaggi sui progetti passati e futuri e appunto sostenere e far parte attivamente di questo club di makers e di amanti dei robottoni e del mondo retro. Prima di lasciarvi, non perdetevi gli altri modelli che ho realizzato e magari anche quelli in fase di sviluppo che sto per lanciare, che sto per pubblicare anche in maniera definitiva in questo canale. Qui in questo video sicuramente troverete qualche contenuto di vostro interesse. Per oggi è davvero tutto, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!